Ciao a tutti! Da quanto tempo mi chiedete di recensire un prodotto Honor? Ve lo dico io, da tanto. Il problema è che almeno in Italia non è così facile trovare informazioni sulla linea di prodotti Choice, che è una sorta di linea più economica di Honor. Difatti sul portale italiano questi prodotti non compaiono proprio, mentre si trovano facilmente online a dei prezzi oggettivamente convenienti. Per capirne qualcosa di più ho acquistato due modelli recenti e oggi vi racconto di queste Earbuds S7, auricolari True Wireless in formato semi-open che implementano il Bluetooth 5.3, hanno la soppressione del rumore e sono addirittura certificate iRes Audio Wireless. Prima di capire come sia possibile offrire queste caratteristiche ad un prezzo di vendita basso e soprattutto capire che tipo di prestazioni offrono queste S7, vediamo che cosa troviamo in confezione quando le portiamo a casa. Una prima risposta alla domanda circa il prezzo di listino basso ce la restituisce la confezione. Di fatto, oltre alla custodia con gli auricolari all'interno e la guida rapida in 28 lingue tra cui l'italiano, non c'è nulla. Non ci sono ovviamente i gommini perché il formato non lo prevede, ma non c'è nemmeno un cavo di ricarica in dotazione che dovremmo avere noi utilizzando magari quello dello smartphone. La custodia è simpatica e ha delle forme diverse dal solito, sembra infatti un nuovo e grazie proprio alle forme molto arrotondate e alle dimensioni di 5,8 x 4,6 x 2,7 cm possiamo portarle nella tasca dei jeans senza particolari problemi. Inoltre pesano solo 39 grammi, cosa che aiuta notevolmente il trasporto. L'aspetto che stupisce è la qualità costruttiva. Anche se sono composte al 99% da materiale plastico, la cerniera richiede un po' di forza per essere aperta e il coperchio è molto ben rifinito. Anche gli accoppiamenti sono ben fatti e il rumore generato dalla chiusura del coperchio è piacevole. Sembra quello di prodotti più costosi. L'unica pecca è il lato inferiore, perché sia la porta di ricarica USB-C che il pulsante per avviare la procedura di accoppiamento sono un po' grossolani. Il pulsante per carità fa il suo mestiere, ma è bruttino da vedere, si poteva incassare meglio rendendolo più a filo con la scocca, ma la porta USB-C è proprio riferita male. Se infatti passo il dito in questo modo sembra quasi tagliente. Tutto il bordo esce di qualche decimo di millimetro e sinceramente ho la sensazione che se premessi di più con il dito finirei per tagliarmi. Per il resto non c'è molto altro da dire, l'unico elemento da segnalare è il LED di ricarica bianco e rosso messo nella parte frontale. Apprezzabile invece l'interno perché tranne gli incavi per gli auricolari che sono lucidi, tutto il resto è opaco e questo contribuisce a mantenerle pulite. Nonostante la dimensione contenuta e il poco spazio a separare i due auricolari, estrarli non è un problema, basta infatti prenderli dalla capsula inserendo il dito nel coperchio in questo modo, per rimetterli lo stesso movimento ma al contrario. Il design dell'auricolare è qualcosa che abbiamo già visto, molto simile alle AirPods o ancora di più alle Xiaomi Buds 5, ma dal mio punto di vista questo è un punto a favore perché sappiamo che quel design ha tanti punti di forza grazie alle forme ormai collaudate. Qui Honor non apporta cambiamenti, sia la forma della capsula che la dimensione e la lunghezza del bastoncino sono gli stessi dei prodotti che ho menzionato prima. D'altronde, se il design funziona, perché cambiarlo che poi magari si riesce solo a peggiorarlo? Dove Honor decide invece di sorprendere è per la quantità di microfoni a disposizione in ogni auricolare. Se infatti in prodotti più costosi è normale, quasi obbligatorio direi averne almeno 3, qui Honor decide di fare lo stesso inserendone appunto 3 per poter implementare la soppressione del rumore. Ma come detto prima, il costo delle S7 è lontano, molto lontano dai costi dei concorrenti. Ad ogni modo i microfoni sono posizionati nel modo seguente. Il primo è dentro la capsula posizionato verso il canale auricolare, il secondo è messo nella parte alta del bastoncino, in corrispondenza di queste due fessure che vanno da parte a parte, e infine il terzo al fondo del bastoncino in corrispondenza di questo piccolo foro posizionato esattamente in mezzo ai pin di ricarica. Sulla capsula poi sembrerebbe esserci il sensore di prossimità, ma dico sembrerebbe perché ogni tanto funziona e ogni tanto no, decide arbitrariamente quando farlo, quindi non ho capito se c'è oppure è solo una sorta di simulazione software. Ho provato infatti sia con PC Windows che con Mac e iPhone, ma il risultato è stato sempre discontinuo.
Infine le S7 sono multipoint, così le potete collegare a 2 dispositivi contemporaneamente, supportano il Google Fast Pair e lo Swift Pair con i PC Windows, mentre con macOS o Linux dovrete procedere con la modalità di accoppiamento standard. I più attenti di voi a questo punto dovrebbero chiedermi: ma come mai non hai detto nulla circa l'area touch? Semplice, non c'è. Un'altra delle sorprese di queste S7 è infatti la presenza dei controlli tramite pressione o pizzicamento del bastoncino, esattamente come gli altri modelli più costosi che vi ho elencato prima. Il formato semi-open porta con sé tutta una serie di pro e contro che ormai conosciamo a memoria. Prima di tutto la capsula, che è di dimensioni più grandi perché solo in questo modo può garantire una certa stabilità, non potendo infatti contare sul supporto del gommino. Secondo aspetto è il peso, perché mediamente le semi-open sono più leggere degli altri formati e in questo caso le S7 si attestano sui 4,1 grammi, quindi tendono verso la fascia medio-bassa in termini di pesi. Ultimo aspetto riguarda il comfort. Considerando che sono leggere, non occludono il canale e non danno fastidio grazie all'assenza dei gommini, il comfort è molto buono, anche se, come sempre, necessitano di qualche movimento in più per trovare la giusta collocazione nell'orecchio. Comodità quindi è la parola d'ordine di questo modello, soprattutto grazie alle forme arrotondate che, anche quando a contatto con la pelle, non danno alcun fastidio. Infine, sì, potete usarle per fare sport all'aperto grazie alla certificazione IP54 che gli dà un buon grado di protezione contro polvere e acqua. Non sono adatte per la piscina, ma ecco, sotto una pioggia di media intensità non avete nulla da temere. L'applicazione grazie alla quale è possibile configurare queste S7 è la stessa di tutti gli altri dispositivi Honor e si chiama AI Space. Prima di procedere con la configurazione è però necessaria la creazione di un account Honor e questo, come sapete, non è una cosa che gradisco molto. Ad ogni modo, una volta terminata la registrazione, gli auricolari vengono riconosciuti automaticamente e dalla schermata principale possiamo consultare la percentuale di carica degli auricolari e della custodia e di quest'ultima anche quando gli auricolari sono indossati. Abbiamo poi le impostazioni per la soppressione del rumore e qui troviamo solo 2 pulsanti, uno per disattivarla e un altro per attivarla. Non ci sono livelli di soppressione che possiamo selezionare. Ci sono poi tutta una serie di funzioni, tra cui la ricerca se li abbiamo persi di vista, la guida utente e il controllo degli aggiornamenti, mentre nelle impostazioni aggiuntive alcuni utili e altri meno, come ad esempio l'audio spaziale, però abbiamo il rilevamento dell'orecchio, la doppia connessione, la possibilità di abilitare il codec LDAC, che su iOS è completamente inutile, e infine l'equalizzazione adattiva. A proposito di equalizzazioni, le ho tenute per ultime visto che sono scarse. Oltre a quella predefinita possiamo solo aumentarne i bassi o dare risalto alle voci. Non c'è la possibilità di crearne di personalizzate e questa è una mancanza grave. In merito ai controlli a pressione sono quasi commosso. Sono infatti indicati i comandi per le chiamate vocali e inoltre l'interfaccia mostra chiaramente dove premere per dare i comandi. Ma c'è un però. La pressione singola non è modificabile ed è impostata sul comando di play e pausa. La pressione doppia va invece alla traccia successiva, mentre quella tripla alla traccia precedente. Qui abbiamo poche possibilità di scelta, visto che di fatto, oltre alla gestione delle tracce, possiamo solo scegliere di attivare la modalità a più bassa latenza o l'AI Voice, che però non si sa che cosa sia. La riduzione del rumore si gestisce invece con la pressione prolungata e qui possiamo scegliere anche di gestire il volume. Prima di parlare in dettaglio del suono erogato da queste S7 vorrei concentrarmi un attimo su un aspetto fondamentale delle semi-open, ovvero i bassi. Questo formato non può offrire dei bassi potenti perché è limitato dalla mancanza dei gommini. Questo aspetto, che potrebbe sembrare un punto di debolezza, è invece una caratteristica propria del formato, appunto, che lasciando passare parte dei rumori esterni deve lasciare da parte qualcosa, e nello specifico sono le frequenze più basse. Quando sento o leggo che questi o altri auricolari in questo formato scarseggiano sui bassi mi viene da sorridere, vuol dire che si hanno le idee un pochino confuse. Spiegone a parte, vi dico ora qualcosa di più specifico su questo modello e voglio partire dal volume.
È alto ma non altissimo. Se non state cercando qualcosa in grado di spaccare i timpani, allora prendetele in considerazione. Se invece cercate qualcosa con un volume e una pressione sonora molto alti, guardate altrove. Il sound invece risente, ahimè, della cancellazione del rumore che quando viene attivata modifica il timbro rendendolo più cupo. Non così tanto come accade con altri auricolari, ma si sente la differenza tra NC attivo e disattivo. Il sound comunque, e parlo di quello più naturale senza NC, è di medio buon livello, si merita un 7 pieno, nel senso che nella sua globalità si fa apprezzare, mentre se si vanno ad analizzare le singole frequenze si nota una qualità maggiore sui medi, mentre gli alti a volte stridono un po' e in base al volume impostato il driver tende a distorcere. I bassi invece ci sono, ma come detto prima non sono in grado di restituire quel rimbombo profondo e persistente, sono piuttosto rapidi ed evanescenti. Se però volete ottenere qualcosa in più, vi consiglio due impostazioni da attivare: l'equalizzazione adattiva e, udite udite, l'audio spaziale. Come sapete, io non sono un grande fan di questa tecnologia, ma qui l'implementazione non è accompagnata dal LED tracking, ovvero il suono che segue i movimenti della testa, e rende invece molto semplicemente il suono più arioso, più voluminoso. Quanto vi ho descritto è merito o meno di due caratteristiche. La prima è il driver da 13 mm in titanio e materiali compositi, che ha un range di risposta da 16 a 40.000 Hz. E la seconda è la presenza del codec LDAC, AAC ed SBC. Ricordo infatti che questo modello, tra le altre cose, è certificato iRes Audio Wireless. Sono sicuro che qualcuno di voi le ha già acquistate. D'altronde delle Honor Choice se ne parla di solito bene e i modelli semi-open non sono tantissimi sul mercato. Comunque, se le avete già con voi, io vi consiglio l'ascolto del brano in sovraimpressione, che vi farà capire meglio quanto vi ho descritto finora. Ma mi raccomando, fate le prove con e senza le due impostazioni che vi ho suggerito. Ascoltiamo ora la resa dei microfoni in due condizioni comuni per la maggior parte di noi. Indossate le cuffie se le avete a portata di mano. Prova di registrazione audio in ambiente domestico. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto. Prova di registrazione audio in condizioni di traffico sostenuto e ANC attivo. Ho letto pareri discordanti sui microfoni da chi le ha acquistate. Dal canto mio, però, posso dire che le prestazioni dei microfoni, appunto, sono di buon livello, sia senza che con la soppressione del rumore attivata. Utilizzate anche durante qualche chiamata vocale non ho mai avuto problemi. Dall'altro lato mi sentivano sempre bene e in più, quando attiviamo la NC si percepisce immediatamente lo smorzamento dei rumori ambientali. Ecco, non saranno eccezionali ma nemmeno pessimi come ho letto in giro. È probabile che un recente aggiornamento firmware abbia sistemato qualcosina. Honor dichiara una durata massima di 7 ore e mezza con il codec AAC, il volume impostato al 50% e ovviamente la soppressione del rumore spenta. Ci troviamo quindi di fronte ad auricolari che permettono prestazioni nella media e difatti dai miei test, sempre con il codec AAC e il volume impostato all'80%, risulta una durata massima che si attesta tra le 6 ore e mezza e le 7. Se abilitiamo il codec LDAC o attiviamo la soppressione del rumore, riusciamo a fare circa 5 ore. Quindi, come dicevo prima, questi sono risultati in linea con tantissimi altri auricolari true wireless, tra cui appunto le AirPods o le Buds 5 di Xiaomi, che vi ho indicato prima, però a tutt'altro prezzo. Con la batteria inclusa nella custodia possiamo poi ricaricarle per altre 3 volte e mezza per un totale reale nella condizione migliore di circa 32 ore contro le 36 dichiarate dal produttore. Cosa le differenzia dai prodotti più costosi è senza dubbio la ricarica wireless che qui non è disponibile, mentre possiamo usufruire della ricarica rapida parziale che con 10 minuti garantisce fino a 2 ore di riproduzione. E veniamo quindi alle conclusioni mentre vi mostro, come sempre, un riepilogo delle caratteristiche principali e la mia personalissima pagella. Queste S7 di Honor a tratti mi hanno sorpreso, mentre per alcuni aspetti mi hanno un po' deluso. Tra i pro devo mettere senza ombra di dubbio il design, la disponibilità della soppressione dei rumori, magari non di altissimo livello, ma almeno c'è, e infine il prezzo di cui vi dirò meglio a brevissimo. Tra i contro invece la qualità costruttiva non proprio accurata e a tratti grossolana che di nuovo
Per il prezzo ci sta, ma la porta USB-C tagliente magari anche no. Una menzione speciale invece per il suono, comunque di buon livello, e per la certificazione iRes Audio Wireless che grazie alla presenza del codec LDAC le rende moderne e pronte per l'alta definizione che di nuovo per il prezzo non è per nulla scontato. Le S7 difatti si possono trovare online ad un costo che varia dai 33 ai 39 euro. Questa variazione è proprio dovuta al fatto che non sono un prodotto ufficiale Honor per l'Italia, per cui si trovano online ma spediti da rivenditori probabilmente di provenienza orientale. Ad ogni modo, se li trovate in questo range di prezzo, l'acquisto può valerne la pena, altrimenti lasciate stare e orientatevi verso qualcosa di diverso. Comunque in descrizione trovate tutti i link per l'eventuale acquisto e vi ricordo che questo è uno dei modi che avete per sostenere le mie attività sul canale. Grazie al link affiliato infatti riceverò una piccolissima percentuale che a voi non cambia niente, ma a me invece aiuta a sostenere le spese. Dopo questo pippone che però ogni tanto è necessario per sgombrare il campo da ogni possibile dubbio, vi ricordo anche di seguire il canale Telegram dove potrete trovare ad un prezzo super scontato questo e altri sample che utilizzo per le recensioni. Se volete, ogni tanto dateci uno sguardo, sia mai che riusciate ad accaparrarvi qualcosa di vostro interesse. Bene, anche per questa settimana è tutto e vi ringrazio per essere rimasti con me fino alla fine. Spero di essere riuscito a raccontarvi al meglio pregi e difetti di queste Honor Choice S7, ma mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanella per le notifiche e mettete un like a questo video se lo avete trovato interessante. Occhio perché arriveranno altri prodotti sempre di Honor e tanti altri che non vi dico per non rovinarvi la sorpresa. Grazie ancora, alla prossima!